Ciao Maria, mi hai telefonato presto questa mattina. Cosa c'è? Benvenuta. Come ti dicevo, sto organizzando una festa a sorpresa per Luca. È appena andato a lavorare. Che bella idea. Oggi è il suo compleanno? Sì, voglio organizzare la festa per questa sera e ho bisogno del tuo aiuto. Certo. Dobbiamo chiamare i suoi amici e parenti. Gli spieghiamo bene cosa fare. Poi andiamo a comprare un regalo. Bene, ci conviene iniziare subito. Diamo loro indicazioni sulla festa a sorpresa. Devo chiamare Laura? No, le scrivo un messaggio. Tu telefona a Giorgio. Gli telefono dopo. Adesso è al lavoro. Va bene, allora chiama Andrea e Laura. Fatto, mi hanno chiesto a che ora sarà la festa e ho detto loro di venire alle 20. Ci porteranno dei panini per il rinfresco. Perfetto, mi manca solo Lorella. Mi detti il suo numero? Non risponde, le lascio un messaggio in segreteria. Abbiamo finito, ti preparo un caffè e poi andiamo a comprare il regalo. Mi hanno parlato bene di questo negozio. Buongiorno, come posso aiutarvi? Mi servirebbe un regalo per un ragazzo. Cosa gli vuoi comprare? Vorrei prendergli una camicia. Ci mostra delle camicie, per favore? Sì, certo, vi mostro prima quelle in saldo. Sono da questa parte. Il colore blu gli sta bene. Su questa le posso fare uno sconto del 20%. Mi piace anche questa verde. Non ti sembra poco elegante? Beh, sì, in effetti. Ho deciso, prendo la camicia blu. Le interessa vedere altro? No, grazie, mi servirebbe un pacco regalo, per favore. Bene, è tutto pronto. Gli faremo una bella sorpresa. Ricordatevi che quando arriverà gli canteremo tanti auguri. Dopo vi offrirò un rinfresco. Ottimo, ti abbiamo portato una bottiglia di spumante. Ci fai sapere tu quando sta per tornare? Sì, certo, una collega mi telefonerà quando uscirà dall'ufficio. Le ho detto di avvisarmi subito. Bene, mi ha avvisato. Sta per tornare. Ho avvisato anche gli invitati. Ho detto loro di fare silenzio.
Sorpresa! Sorpresa! Tanti auguri! Indirect pronouns are used to replace a person or an object preceded by the preposition a. Ho telefonato a Maria. Le ho telefonato. Io e Giovanni amiamo il buon cibo. Ci piace molto la pasta. The indirect pronoun is generally used before the verb. Ho visto Luca e gli ho detto tutto. Some verbs normally want the indirect pronoun. For example, the verb piacere, sembrare, dispiacere, telefonare, etc. Mi piace la pizza. The third plural person has two forms, gli and loro. Loro is used after the verb. For example, i miei figli festeggiano il compleanno questo mese. Gli ho regalato una vacanza. Ho regalato loro una vacanza. With the modal verbs followed by the infinitive, the indirect pronoun can go before the verb or after the infinitive. Franco vuole parlare con te. Gli devi telefonare or devi telefonargli. The indirect pronouns are mi, ti, gli, le, ci, vi, loro or gli. Let's see an example for each person. Mi piace la torta. Ti telefono domani. Giovanni è assente. Gli dico tutto dopo. Laura è assente. Le dico tutto dopo. Ci telefonerai domani? Vi telefonerò domani. Giovanni e Maria non verranno alla festa. Ho detto loro di non preoccuparsi. Giovanni e Maria non verranno alla festa. Gli ho detto di non preoccuparsi. Per questa lezione è tutto. Se ti è piaciuta iscriviti al canale, lascia un bel like. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!